Benvenuti sul canale Video Ricetta. Oggi vi propongo la ricetta di un dolce scenografico e molto delizioso, la charlotte reale. Farò una cupola di girelli di pan di Spagna arrotolato e ripieno di marmellata e una crema delicata ai lamponi. L'elenco completo degli ingredienti lo potete trovare nella descrizione sotto il video. Metto a scaldare il forno a 175 gradi e inizio a preparare la base. Ho diviso i torli dalle albumi. Le uova devono essere a temperatura ambiente. Ho messo gli albumi in una ciotola pulita, lavata e asciugata bene. È necessario rispettare questa condizione per riuscire a montare bene gli albumi. Inizio a montare con la frusta elettrica a bassa velocità. Quando gli albumi hanno raddoppiato il volume, aggiungo un po' alla volta lo zucchero. Per aromatizzare metto lo zucchero vanigliato. Devo ottenere un composto chiaro e spumoso. Nei tuorli metto un pizzico di sale e li comincio a montare con la frusta elettrica. Le tracce di albumi che ho sulle fruste non impediscono a montare bene i tuorli. Invece per montare gli albumi dobbiamo avere le fruste pulite ed asciugate bene. Quando si comincia a ottenere una consistenza schiumosa, verso a filo lo zucchero rimanente. Continuo a montare per circa 3-4 minuti finché ottengo un composto stabile, chiaro e spumoso. In una ciotola setaccio la farina e l'amido e mescolo un po' per amalgamarli bene. Aggiungo a cucchiaiate gli albumi ai tuorli e incorporo con movimenti delicati dal basso verso l'alto per non smontarli. Alterno con gli ingredienti secchi e incorporo con attenzione per non lasciare grumi. In questa fase di lavorazione non si usa più la frusta elettrica perché è troppo aggressiva e rischio di smontare l'impasto. Continuo così finché finisco di incorporare tutti i componenti. Ogni tanto raccolgo con la spatola il composto dai bordi per ottenere un impasto molto omogeneo. E il nostro impasto è pronto. Ho foderato con della carta forno il fondo di 2 tortigliere, una rotonda di 24 cm di diametro e l'altra rettangolare di 28 x 38 cm. Metto 4 cucchiaiate di impasto nella teglia rotonda e livello bene la superficie. Questa sarà la base della nostra torta.
La restante quantità di impasto la verso nella teglia rettangolare, la stendo e livello bene la superficie per ottenere una cottura molto uniforme. Passo con un bastoncino nell'impasto per eliminare eventuali bolle d'aria. Metto nel forno preriscaldato a 170-175 gradi per circa 10-12 minuti. Prima di estrarre dal forno ci dobbiamo convincere che l'impasto sia cotto ma non essiccato troppo, che altrimenti sarà difficile arrotolarlo. Trascorso il tempo, estraggo la base dal forno e la trasferisco sul tagliere girata a rovescio. Lascio raffreddare per qualche minuto, poi tolgo la carta forno tirando in orizzontale per non rompere il pan di Spagna. Lo ricopro con la stessa carta forno e lo lascio riposare fino al momento dell'utilizzo. Preparo un canovaccio pulito e lo cospargo di zucchero semolato. Estraggo dal forno la teglia grande e trasferisco il pan di Spagna sul canovaccio. Piano, con movimenti delicati, tirando in orizzontale, tolgo la carta forno. Taglio i bordi che sono più secchi e pulisco la crosticina dalla superficie. In precedenza ho frullato con il blender le due marmellate di ciliegie e fragole per darle una consistenza omogenea e cremosa. Metto il composto di due marmellate sul pan di Spagna e lo spalmo sulla superficie.
Inizio ad arrotolare stringendo bene per non lasciare l'aria all'interno del rotolo. Metto il rotolo sulla pellicola trasparente con la chiusura in giù e lo sigillo bene all'interno. Lascio riposare il rotolo in frigorifero per circa 2 ore. Nel frattempo preparo la crema. Metto la gelatina in ammollo in acqua fredda per circa 10 minuti. In un pentolino metto lo zucchero, i lamponi freschi ed aggiungo 3 cucchiai d'acqua. Porto all'ebollizione e aggiungo lo zucchero vanigliato. Faccio bollire per qualche minuto mescolando ogni tanto. Quando si sono ammorbiditi i lamponi, li passo al setaccio per eliminare i semini. Nella marmellata calda metto il cioccolato bianco spezzettato per farlo sciogliere. Con il cioccolato la marmellata si è raffreddata di qualche grado e adesso posso aggiungere la gelatina. Non si può aggiungere la gelatina nel liquido troppo caldo perché potrebbe perdere le sue proprietà gelificanti. Strizzo bene la gelatina per eliminare i liquidi in eccesso e la aggiungo ai lamponi. Mescolo per far sciogliere la gelatina e lascio da parte il composto raffreddare fino al raggiungimento della temperatura ambiente. Lo utilizzerò per finire la preparazione della crema, che sarà una mousse al cioccolato bianco e lamponi. Finisco di preparare la crema. In una ciotola metto il formaggio spalmabile ed il mascarpone e mescolo bene. In un'altra ciotola sbatto la panna fresca molto fredda. Dopo circa un minuto aggiungo lo zucchero e continuo a montare. Quando la panna è montata a neve quasi ferma, aggiungo a cucchiaiate il formaggio con il mascarpone.
E come ultima cosa aggiungo in 2 presi la purée di lamponi, montando con la frusta a mano, per non smontare la panna. La nostra crema è pronta, ha un bellissimo colore, un'ottima consistenza e un profumo divino. Preparo un gelé di lamponi per stratificare la crema. Metto in ammollo la gelatina in acqua fredda. Nel pentolino verso lo zucchero, aggiungo i lamponi e un cucchiaio d'acqua. Porto all'ebollizione mescolando ogni tanto. Quando si sono ammorbiditi i lamponi, li passo al setaccio per eliminare i semini. Strizzo bene la gelatina e la aggiungo ai lamponi. Mescolo per farla sciogliere. Frullo un po' per ottenere una consistenza omogenea. Trasferisco il gelé in una ciotolina e lo lascio raffreddare un po'. Rivesto l'interno di una ciotolina di 20 cm di diametro e 9 cm di altezza con 2 strati perpendicolari di pellicola trasparente. Faccio aderire bene la pellicola alla superficie con l'aiuto di un canovaccio. Riprendo il rotolo dal frigorifero e lo taglio con un coltello ben affilato a fettine di massimo 1 centimetro, non più spesse perché altrimenti non basterà il rotolo per ricoprire tutta la superficie della ciotola. Così si presentano i rotolini all'interno.
Non si deve esagerare con la marmellata perché se è troppa fuoriesce dal rotolo e il prodotto finito avrà carenze estetiche. Si taglia senza schiacciare per non danneggiare gli strati. Le fettine sono pronte. Inizio a rivestire le pareti della ciotola. Metto i primi pezzi al centro, completando intorno. Spingo bene i rotolini uno contro l'altro per non lasciare spazio tra di loro. Nella parte alta ho tagliato i rotolini a metà. Guardate quanto è bella all'interno. Prima di versare la crema, aggiungo pezzetti di pan di Spagna nelle fessure rimaste per prevenire la fuoriuscita di crema. Verso il primo strato di crema nella ciotola coprendo bene il fondo. Livelo muovendo il recipiente e lo metto nel congelatore finché la crema sia solidificata. Estraggo la torta dal frigorifero e verso sopra un terzo di gelée di lamponi. Livelo bene e metto nel congelatore a solidificare. E continuo così finché finisco la crema e il gelée di lamponi, in tal modo da ottenere 3 strati di gelée di lamponi all'interno della torta. Facendo così, i tempi di preparazione si allungano. Per una variante più veloce si può evitare la preparazione del gelée di lamponi e utilizzare solo la crema per riempire la ciotola. In questo caso, la quantità di gelée di lamponi preparata si deve sostituire con panna fresca che verrà montata nella crema. Quindi, preparando la crema, si devono montare circa 250 g di panna in più. Quando ho versato l'ultima crema, prendo il disco di pan di Spagna e raddrizzo un po' i bordi. Lo appoggio sulla torta e premo un po' con le mani. Avvolgo la torta con la pellicola e la metto nel frigorifero per 5-6 ore a rassodare bene.
Trascorso il tempo, estraggo la torta dal frigorifero e la trasferisco sul piatto da portata. Questo è il momento più emozionante. Guardate che meraviglia abbiamo all'interno. È una ricetta sfidante, ma il risultato è eccellente. Provate a farla anche voi e lascerete i vostri ospiti stupefatti. Se vi è piaciuto il nostro video, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi le prossime video ricette.